Buongiorno al professor Amedeo Bellini, professore emerito di restauro architettonico. È una grande emozione, un grande onore questa intervista per me, a una figura che è stata fondamentale per la mia formazione, anche se a distanza, perché non sono una allieva diretta. Proprio per questo avrei moltissime domande, ma cercherò di essere brava e a tenermi un po' anche allo spirito e al senso di questa chiacchierata, e quindi comincio col chiederti dei tuoi inizi. Gli inizi mi riporti a tempi lontanissimi. Quello che posso dirti, ed è un ricordo strettamente personale, è che la mia prima scelta non era fare architettura. La mia prima scelta, e ti stupirà, era quella di fare ingegneria aeronautica, ma passando dall'Accademia Militare per pilotare i jet, no? E come ho fatto la richiesta dei documenti per essere ammesso, mi è venuta la rinite allergica che ti esclude a priori. E allora la seconda passione era l'architettura, ma non la costruzione dell'architettura, la storia dell'architettura e anche la storia della critica d'architettura. Da questo punto di vista avevo avuto in liceo un professore, in realtà professore di francese, che però era uno storico locale a Monza, che ha usato le sue ore per portare i suoi allievi in giro a guardare l'architettura romanica, nei suoi caratteri formali, ma anche nei suoi caratteri materiali. Noi misuravamo mattoni, cercavamo sigilli, eccetera, eccetera. Si chiamava Augusto Merati, no? E dovendo optare per questa seconda scelta, anche questo ti farà sorridere, io ho fatto il mio piccolo Grand Tour, cioè sono andato a Napoli, a Pompei, ad Ercolano, a Roma, per vedere se l'interesse per l'architettura poteva in qualche modo consolidarsi. E dopodiché mi sono iscritto qui. Ed è stata un inizio molto duro perché da un lato c'era ancora una vecchia facoltà, quella degli allievi dei passatisti che avevano vinto la loro causa negli anni venti, e architettura era ancora impostata in senso molto accademico. Le materie selettive i primi anni, ma duramente selettive, erano quelle che connotavano l'abilità grafica, piuttosto che le materie storiche, tecnico-scientifiche, no? Il che mi ha portato anche ad un atteggiamento molto particolare, di cui non mi vergogno. Io ho fatto tutto il biennio con la massima celerità, indipendentemente da qualsiasi qualità di voto, no? Per chiuderla proprio. Mentre il triennio naturalmente è stato più interessante. La mia prima lezione al Politecnico, e il corso era di disegno, ma lo teneva una persona che anch'essa aveva più interesse per la storia del disegno, la funzione del disegno nell'architettura, che era Liliana Grassi. Quindi il primo giorno, la prima lezione, io ho sentito una conferenza sulla funzione del disegno nella progettazione architettonica e nel trasmettere la storia dell'architettura, che mi ha entusiasmato. E arrivato all'ultimo anno, io ho chiesto alla Grassi la tesi di laurea, sono stato il suo primo allievo con il 30 lode, forse l'unico anche, e poi dopo la laurea, passato un anno circa di attività nelle imprese per imparare la pratica della professione, gli ho chiesto di essere con lei nella ricerca. E ho avuto un esame in sostanza, mi è stata assegnata una ricerca, pare che l'abbia fatta abbastanza bene e quindi lì è cominciata la carriera. Ma tengo a precisare che io non ero affatto sicuro che la carriera universitaria fosse il mio destino, anche perché le difficoltà erano moltissime, quindi l'ho sempre fatto con una certa nonchalance, no?
Se va bene, se non va bene, pazienza, no? E qui devo dire che nella carriera universitaria essere bravi serve, ma se non sei anche fortunato non ti serve. E io potrei citare numerosissime circostanze fortunate. Sono pienamente d'accordo su questo. Liliana Grassi quindi è stata la tua maestra, È diciamo. stata la mia maestra e di Liliana Grassi ho apprezzato molto lo spirito critico di fronte a un problema, una serie di problemi, a un problema di restauro storiografico. Il suo atteggiamento era quello di esplorare in profondità tutte le tesi, di metterle a confronto, di individuare le ragioni collaterali, quelle filosofiche, sociali, che anche individuali, personali, che conducevano a talune ipotesi e non sempre prendeva posizione sul piano teorico, la prendeva sul piano pratico perché ha compiuto dei restauri che per quell'epoca erano assolutamente magistrali, no? Quello dell'Università di Stato prima di tutto, ma anche il collegio in piazza Sant'Alessandro, piazza Missori, è stato un restauro veramente interessante. La nostra generazione, la mia generazione, si è un po' è cresciuta nel mito di quella stagione eh, straordinaria fra gli anni 70 e 80 in cui si è definita un po' questa cultura della conservazione molto attenta al dato materiale in alternativa a un'idea di restauro più fondata sui valori estetico-formali. Ma perché proprio a Milano? Come sempre, questo è il risultato di alcuni eventi casuali, no? La presenza di Rocchi, che non è stata temporalmente molto ampia, l'arrivo di Dezzi, ma ovviamente poi è cresciuta a Milano perché c'era un terreno fertile e questo terreno fertile apparteneva alla generazione di Annoni, il quale, pur rimanendo nell'ambito di un restauro storico critico, aveva dato grande importanza alla progettazione, al rapporto con l'architettura e alla volontà di unire le capacità progettuali con le capacità conservative, no? Pur appunto essendo in un ambito selettivo. Poi a Milano c'era già stato un distacco dalla storiografia storicista e un'attenzione alla cultura storica d'Oltralpe, alle questioni delle storie impostate sulla cultura materiale, anche senza giungere a certi estremismi, e quindi anche un'attenzione all'aspetto della relatività della conoscenza storica. E allora ha favorito una comprensione di atteggiamenti che in un primo tempo anche a Milano sono apparsi estremisti e fuori dal mondo, no? E di un approfondimento che poi ha trovato tre o quattro o cinque persone disposte a seguire, approfondire. Oggi, quando vedo i restauri fatti dalle persone colte, sono sempre preceduti da un'analisi della struttura materiale dell'edificio che prima era impensabile, no? Prima la struttura e lo studio dell'edificio si limitavano sostanzialmente agli aspetti distributivi e statici. Oggi invece moltissimi studiano anche il problema della stratificazione sulle superfici, il problema della conservazione del dato materiale, che non è, come qualcuno ci accusa, una cultura materialista, è la coscienza che il dato materiale è l'unico strumento che ci può avvicinare alla realtà del passato così come effettivamente si è svolta, senza interpretazioni soggettive che hanno origine ideologica. Questo è il dato fondamentale, lasciare le ideologie fuori dall'operatività. Hai citato la scuola di specializzazione, che è uno dei tuoi progetti più, diciamo, più ambiziosi, direi anche Sì, dentro il allora, in Politecnico. quegli anni c'è stato un tentativo
per un dottorato di ricerca. E qui il protagonista fondamentale era Dezzi, che voleva unire nello stesso dottorato i professori di composizione architettonica e i restauratori. I professori di composizione all'ultimo momento si sono ritirati. Il dottorato si è fatto, ma sostanzialmente è rimasto un po' monco rispetto ai suoi obiettivi originali. Allora, dopo questo fallimento, io ho pensato, e non ci credeva nessuno neanche all'interno del mio dipartimento, di fondare una scuola di specializzazione. E in un primo tempo avevo pensato di realizzarla con la Facoltà di Architettura di Venezia, una scuola unica che riassumesse 3 esperienze sostanzialmente diverse. Il tentativo è fallito per ragioni puramente burocratiche. Allora ciascuna delle 3 università ha fatto la propria scuola. Anche in tempi diversi. Allora la scuola di specializzazione è nata e nonostante questo ha creato una sua fama, è diventato un punto di riferimento e sono molto contento di dire che una parte molto ampia dei miei allievi in quella scuola è oggi nelle soprintendenze, dove è in atto, non è ancora compiuto, un cambio di mentalità non indifferente proprio verso un atteggiamento più conservativo, no? Fondare una scuola di specializzazione, allora in restauro dei monumenti, oggi si chiama in beni architettonici del paesaggio, a Milano, quando sembrava che l'unica prerogativa dovesse essere di Roma o Napoli, è stata, credo, un'esperienza straordinaria. E mi chiedevo se è coinciso anche con la fase più entusiasmante, più bella della tua carriera. Sì, è stata certamente la fase più impegnativa e più entusiasmante. Comunque Milano per 2 motivi. Il primo è che avevamo a un certo punto individuato un nuovo orientamento verso il restauro e proprio per la sua stessa natura desideravamo renderlo concreto e quindi portarlo agli allievi, ad una personalità, a delle personalità nuove. Poi Milano, e qui devo, come dire, dare un punto d'onore ai colleghi del Politecnico, avevamo degli specialisti per le parti tecnico-scientifiche che per noi erano fondamentali, di assoluto valore. Non il Politecnico come struttura, ma alcuni docenti per la loro personalità si sono entusiasmati al programma della scuola e poi hanno dato un apporto fondamentale. E fra tutti voglio ricordare Giovanna Alessandrini, che dirigeva il centro CNR al Politecnico, e poi voglio ricordare un colto gentiluomo che era Evandro Sacchi, professore di impiantistica, soprattutto noto per l'intervento all'ultima cena di Leonardo, ma autore di tanti progetti, e poi i colleghi di architettura che insegnavano storia dell'arte e poi quelli che erano allora i giovani assistenti che hanno dato tantissimo senza in pratica averne nulla in cambio, no? E la scuola ha avuto momenti difficili anche perché non aveva personale, avevamo una segretaria a mezza giornata, però l'entusiasmo, la voglia di fare e i buoni risultati hanno sopperito. Ancora ieri, proprio ieri, ho ricevuto una lunga lettera di un'ex allieva che ricordava quegli anni come anni importanti per la sua formazione, eccetera. E questo è l'unica vera soddisfazione, no? Aver dato qualche cosa che viene riconosciuto, insomma. Un altro progetto ambizioso è stato, intorno all'85, l'istituzione del convegno annuale Scienze e Beni Culturali con altri colleghi anche di altre discipline. Sì, certo. Allora, com'è nato quel convegno? Allora avevo uno studiolo in Corso Venezia, no? Proprio sopra il metro Palestro. E lì un giorno ci siamo trovati
con Viscontin, che insegnava chimica all'Università di Padova, e con Tiziano Mannoni, un personaggio importantissimo, che dirigeva e l'ha diretto fino alla fine l'Istituto di Cultura Materiale di Genova e che quindi era interessato alle nostre posizioni, no? Allora ci siamo trovati nel mio studio e abbiamo avuto quest'idea di fare un convegno annuale in cui le discipline tecnico-scientifiche, chimica, fisica, tecnologia, si confrontassero con un problema di ordine eminentemente culturale come quello della conservazione delle testimonianze del passato. Ha avuto molto successo e per molti anni è stato un punto di riferimento importante. Un altro progetto molto ambizioso è stata la rivista Tema, Alla Tempo, rivista Materia e Tempo, Architettura. Materia e Architettura. Allora, la rivista era nata in questo caso in un ambito veneziano, quando ho avuto lo straordinariato a Venezia e abbiamo avuto una persona, un editore che aveva molto entusiasmo, ma alla fine sono nate le divergenze tra una rivista che poteva e voleva essere a carattere informativo e divulgativo e una rivista che voleva invece presentare delle tesi del restauro. E in origine avrebbe dovuto essere a più mani, Dezzi, sottoscritto e anche Carbonara. Poi Dezzi si è ritirato da questa impresa e con Carbonara invece siamo rimasti in contatto. E la rivista, pur sostenendo le tesi più strettamente conservative, ha accolto anche progetti di qualità che provenivano da altri mondi, no? Per esempio, il primo numero della rivista presenta il restauro di Palazzo Altemps, che non è certo di scuola strettamente conservativa, pur essendo un restauro molto, molto probo, no? Ho due domande. La prima è com'è il rapporto diciamo, del Bellini accademico, quindi diciamo, il rapporto fra le teorie che tu hai contribuito a fondare e la pratica, diciamo, nel cantiere. E la seconda, legata alla prima, è ma la teoria esiste ancora? Io l'attività professionale vera l'ho cominciata quando sono andato in pensione, dove ho fondato uno studio associato con due giovani architetti, adesso non più giovani, no? Uno che si era formato al Politecnico, una che si è invece formato a Venezia, molto bravi, molto allineati sulle tesi puramente conservative, no? E però siamo un caso particolare perché siamo una piccolissima struttura che prende uno o due progetti per volta e solo quando siamo abbastanza tranquilli di poter dare un'impostazione strettamente conservativa sul piano conforme con le nostre impostazioni di carattere teorico. Le cose più importanti che abbiamo fatto sono due. Il restauro strettamente conservativo in tutti i suoi particolari del Sant'Andrea di Vercelli. Poi un intervento nella chiesa di Sant'Agostino di Bergamo. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare qualche intervento dove il problema conservativo era meno cogente, due piazze in paesi della Bergamasca, dove conservare quel che si poteva conservare e che c'era era assolutamente normale, no? Ma agli esordi abbiamo fatto un intervento a Crespi d'Adda e lì far passare le impostazioni conservative è stato duro con la soprintendenza. E quindi il rapporto con la teoria? La conservazione è impopolare, secondo te? Allora, il rapporto con la teoria. Qualcuno dice che l'apporto teorico è inutile. Questo non è assolutamente esatto. Il restauro è caso per caso, è determinato dalle circostanze, che sono tecniche, politiche, economiche, eccetera, eccetera,
Il restauro non può più avere alle spalle una teoria compiuta di natura ideologica che nasce dall'estetica, dalla storia dell'architettura o da qualsiasi altro elemento che precede l'esame della concretezza dell'edificio. Ma non è questo solo l'aspetto teorico. Io faccio, devo saper fare, ma devo sapere perché lo faccio. E il perché lo faccio è influente sul cosa faccio, perché una gerarchia è inevitabile che ci sia, solo che questa gerarchia non è più quella del dato storico nel senso vecchio del termine o del valore di carattere estetico. La gerarchia nasce dalla funzione dell'architettura che deve essere destinata all'uomo. In certi casi, ma sono veramente pochi casi, io posso anche conservare per il puro desiderio di mantenere una forma. Ma l'architettura è ingombrante, non può essere un concetto generalizzato, no? Anche perché noi siamo passati dalla intitolazione Restauro dei monumenti all'intitolazione Restauro architettonico, che comprende tutta la realtà del costruito. Non sono una tua allieva, quindi te lo posso chiedere senza grandi apprensioni, il rapporto di Amedeo Bellini con i suoi allievi. Allora, per allievi si intendono due categorie di persone, no? Gli allievi, coloro che si sono laureati e che hanno poi fatto anche la scuola di specializzazione, e qui devo dire che le soddisfazioni sono state tante perché sono moltissime le persone che mi ricordano e con cui ho rapporti ovviamente sporadici, ma molto molto cordiali, no? Una cosa che mi hanno riconosciuto gli altri e che sono contento di mi è stata riconosciuta è che il mio atteggiamento con gli studenti non è mai stato quello di soverchiarli con la maggior cultura, che fosse altro che per l'età è normale, no? Ma di cercare invece di capire anche nei loro errori che cosa li motivava e quali erano i loro interessi, e quindi poi di coltivare e di incentivare questi, no? E ho avuto anche la soddisfazione di avere qualche allievo che quando è arrivato quasi stava per essere buttato fuori dal dottorato dalla scuola, che poi ha fatto invece degli elaborati molto brillanti. E da questo punto di vista posso ricordare un'altra cosa, che quando c'è stato l'ultimo grande concorso per le associazioni nel 2000, c'erano in palio 13 posti, 150 concorrenti, e la scuola di Milano, che aveva 2 nonni in commissione, ha avuto 5 successi. Quindi un successo fondamentale. Come vede Amedeo Bellini il suo futuro e come vede Amedeo Bellini il futuro del restauro? E allora, Amedeo Bellini ha 85 anni, quindi il futuro lo vede poco, no? Io continuo a lavorare e lavoro sulle cose che sono poi quelle che mi hanno portato in facoltà, cioè la storia dell'architettura, no? Quindi saggi, saggetti, articoli, interventi, convegni, eccetera. Il futuro del restauro, che io spero sia il futuro di una conservazione consapevole e programmata, dipende in parte dai giovani che si sono formati alle scuole, e in questo li vedo molto attivi e quindi dovrei essere anche ottimista, no? Io vedo i giovani nelle soprintendenze o quei pochi che sono nei comuni come persone quasi tutte, forse tutte, entusiaste del loro lavoro e ferme nel mantenere una coerenza etica importante. Sono meno fiducioso per quanto riguarda la società in generale. Ma io semplicemente ti ringrazierei per una chiacchierata assolutamente piacevole. Io ringrazio te.